Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Abbiamo la carta della torre, amici della Vergine. Può essere che qualche certezza, qualche sicurezza, qualche idea o qualche situazione debba essere destrutturata, possa cadere o come l'idea che ci sarà un colpo di scena. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E dopodiché c'è anche il link del video per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, allora questa si è bloccata così, ma direi di farla scendere. Ed è un re di coppe, ragazzi. Giustizia, regina di spade. Abbiamo un re di pentacoli, un asso di bastoni, un re di bastoni, tanti re devo dire, una regina, tante figure, 8 di bastoni, tre di pentacoli, imperatore. Tante figure, ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compresa l'imperatore. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerco di spiegare un po', diciamo, le tendenze energetiche del mese. Potrebbero anche esserci come dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, l'economia, insomma andiamo a vedere un po' tutto, ok? Bene, partiamo con questo re di coppe. Ok, abbiamo un 7 di coppe e un 3 di bastoni. Sì, sento che è come un momento dove volete guardare avanti, potrebbero esserci come dei progetti verso il futuro, delle nuove opportunità o occasioni che volete aprire in questo caso. Andiamo a vedere la giustizia perché guardate, c'è sotto di nuovo la giustizia. Può far riferimento a qualche contratto, effettivamente, qualche accordo che potrebbe arrivare nel mese di maggio. Abbiamo un fante di spade, regina di bastoni, 8 di spade e luna. Andiamo a vedere anche questa regina. Due di spade e 10 di coppe. Io ho come l'idea che questa giustizia arrivi perché c'è bisogno di porre equilibrio in una situazione relazionale. Ora, potrebbe fortemente essere qualche cosa che riguarda la famiglia di origine o la famiglia che avete creato, quindi non so se c'è la coppia piuttosto che gli animali da compagnia oppure coppia e figli. Diciamo che c'è la luna e il 2 di spade anche e un 8 di spade. Io credo che potrebbe esserci come un momento dove si fa fatica a vedere la soluzione a qualche tipo di problema. Vi dico, avendo la giustizia, per qualcuno può far riferimento a qualche questione legale o burocratica
che magari è da un po' di tempo che è lì a riposare e potrebbe essere questo il momento per porre fine a questa questione burocratica. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. 5 di spade e 10 di pentacoli. È come se teneste d'occhio qualcuno su come gestisce una determinata situazione. E questa giustizia potrebbe arrivare proprio per regolarizzare certi comportamenti, certi atteggiamenti, certe, come si chiamano, barriere. Andiamo a vedere l'asso. 2 di pentacoli e carro. Come se ci fossero 2 o più situazioni, ragazzi, qua da gestire o da dover sistemare più che tutto. Una potrebbe essere quella con questa giustizia, effettivamente, e l'altra potrebbe essere qui perché la carta del carro mi parla di una scelta che deve essere fatta. Effettivamente qui abbiamo un 2 di spade che mi parla di alcuni dubbi che potrebbero esserci. Andiamo a vedere il Re di bastoni, perché qui, ragazzi, adesso che poi arrivo alle relazioni, ho una cosa da dirvi. Allora, il 5 di pentacoli, Dieci di spade e Re di bastoni. Qui avete la regina di bastoni e qui avete il Re di bastoni nuovamente. Quindi è un'energia che si ripete. È come se doveste diventare abili nel gestire qualcuno o qualcosa. Ho più la sensazione che sia qualcuno più che qualcosa. Però sì, è come se il mese di maggio vi servisse per mettere alla prova una persona. E da lì è un po' come imparare a collimare, a vibrare insieme. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 6 di bastoni e forza. Voglio andare a vedere anche quel 3 di pentacoli. Due di bastoni. E giudizio. Sì, ragazzi, se c'è questa relazione o questa situazione dove comunque voi vorreste di più, vorreste aprirvi delle possibilità e magari potete anche essere voi quelli che proponete un accordo con la Carta della Giustizia o in qualche modo arriva alla giustizia a regolarizzare, a porre un ordine. Qui ho l'idea che dovrete diventare proprio abili a gestire uno o più settori della vostra vita e soprattutto se si tratta di settori dove sono implicate altre persone, coinvolte altre persone, come per esempio il lavoro potrebbero essere i colleghi, il mese vi serve per, secondo me, destrutturare il modo di comunicare. Cioè, è come se aveste bisogno di diventare più diplomatici, meno esposti anche, mi verrebbe da dire. Cioè, quando voi dite la vostra, siate più diplomatici, non esponetevi tanto nel dire proprio esattamente come la pensate voi, ma buttate le cose, diciamo così, un po' sul generale. Vi dico, la stesa finisce con un 3 di pentacoli, la carta dell'imperatore. Si va verso nuovi progetti, si va verso una nuova stabilità, potrebbero essere nuovi contratti. Per qualcuno, guardate, c'è anche la morte, che è una carta di rigenerazione. C'è come un nuovo inizio, anche qui vediamo questo asso di bastoni. È un momento dove si destruttura qualche cosa per costruire
qualcosa di più solido mi viene da dire. Magari adesso voi non vedete ancora quello che è il disegno più grande o il perché le cose stiano andando così, però diciamo che maggio è un mese che vi serve un po' per pulire, se vogliamo, per accompagnare e anche per migliorare la comunicazione. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, io ho la sensazione che si inizierà, ci saranno delle buone possibilità perché voi troviate lavoro, poi vabbè, sta a voi decidere se iniziare o no. Ma vedo degli inizi, vedo come dei movimenti, degli spostamenti, potrebbero anche essere due part-time, per capirci, potrebbero essere più cose che dovete, per quello che c'era la necessità di gestire, no? Di cui vi parlavo prima. Per qualcuno potrebbe anche trattarsi di un'occasione che capita in un'azienda familiare. Devo dire che avendo l'imperatore e il 3 di pentacoli, sento che per molti questo inizio sarà l'inizio della costruzione di qualche cosa di duraturo e di concreto. È qualche cosa che può solo espandere con il 3 di pentacoli. Magari voi adesso non vedete ancora, non sapete, non avete le idee chiare, ma non vi preoccupatevi che state andando verso l'espansione, verso nuovi accordi, anche nuove alleanze e collaborazioni. Per chi fosse occupato. Allora, ragazzi, se per caso state cercando di cambiare lavoro o di essere trasferiti, sento che qui c'è una trasformazione della vostra attuale situazione, quindi posso quasi dire che sì, ci sarà come un crollo della situazione attuale e arriverà qualcosa di più solido, di più stabile, di più anche appagante, perché vi ricordo che comunque l'imperatore è una carta che parla proprio di abbondanza monetaria, finanziaria, di concretezza in quel senso lì. Potrebbero anche esserci come delle nuove iniziative sul lavoro che voi potreste accogliere bene e magari occuparvi anche direttamente del tema. Vi faccio un esempio come un altro. L'azienda vuole aderire ad una raccolta fondi e voi vi occupate del tema, ipotesi. Comunque c'è come qualche cosa di nuovo a livello lavorativo, che diventerà solido, che diventerà stabile anche per voi, come dei punti in più. Per le persone che sono autonome, allora, se siete autonomi solitari, sento che andrà bene. Anche qui potrebbero esserci nuovi contratti in vista, nuovi inizi, nuove collaborazioni. Però ho come un avvertimento da darvi. Nell'ultimo caso, cioè nel caso fossero nuove collaborazioni, non fate contratti nel lungo periodo con questa persona o con questa azienda, cioè fate o contratti a prestazione, cioè mi servi quel mese lì o mi serve il tuo servizio quel mese lì, facciamo solo quel mese lì, però ho la sensazione che vi dicano di non fare contratti troppo nel lungo periodo. Parliamo della situazione economica, ragazzi. Devo dire che potrebbe non essere delle migliori questo mese. Dovrete essere abili a posticipare le uscite e ad anticipare le entrate per riuscire ad avere sempre un flusso di cassa. Non è che vedo, cioè sì, potrebbe esserci qualche spesa imprevista effettivamente. Qualcosa che non vedete arrivare, potrebbe essere potrebbero essere delle spese di ristrutturazione o di riparazione a livello di casa, a livello di azienda. Però ho la sensazione che riuscirete, sarete abili strateghi, cioè riuscirete a far fronte, insomma, alle spese senza grossi problemi. Se per caso siete di quelle persone che investono denaro, qui fate attenzione con la torre,
perché potreste non essere in attivo questo mese, quindi tenete sotto controllo, monitorate, ehm, se non so se avete azioni, se avete, insomma, monitorate tutto quello su cui state investendo. Ora passiamo alla parte relazionale, alla parte dell'amore. Partiamo con i single. Devo dire, ragazzi, che ci sono forti probabilità di reincontrare qualcuno del passato. Questo per tutti in realtà, non solo per i single, però ehm, vi dico, nonostante questa torre si parte da un re di coppe, quindi tutto sommato vi sento proiettati in avanti, però è come se a maggio potesse esserci qualche ehm, chiamata, qualche notizia, magari vedete o incrociate per caso un o una vostra ex e ricominciate a parlare, potrebbe esserci anche quasi un incontro, mi viene da dire, come un tentativo di recupero. Poi sta a ognuno di voi decidere se vuole recuperare con questa persona oppure no. Sento che vi andrebbe anche, però è come se dicesse patti chiari e amicizia lunga. Queste sono le regole del gioco. Anche perché sento che voi non siete più gli stessi, o comunque entro la fine del mese qualche cosa dentro di voi cambierà, vi sentirete come meglio, più forti. Mm, non posso dire, ragazzi, che questa relazione sbocci subito, eh? Però devo dire che piano piano si costruisce, si mette un mattone, ecco, mettiamola così. Per le persone che sono in una relazione, e qui arrivo a quello che vi ho anticipato prima. Ho l'idea che stiate tenendo sott'occhio qualcuno, o che sarebbe il caso di tenere sott'occhio qualcuno, ehm, potrebbe essere la famiglia che avete creato, la famiglia di origine, ve l'ho già detto forse. Però nel caso siete in coppia, viviate insieme, abbiate magari anche dei figli, mi viene da dirvi tenete un po' gli occhi aperti questo mese, perché potrebbero esserci delle bandiere rosse o da parte vostra o da parte del partner. Ripeto, potrebbe esserci qualche ex fiamma che torna, quindi la bandiera rossa potrebbe essere la vostra, del tipo ho già una relazione, rivedo questo mio ex che ancora mi fa andare in defibrillazione il cuore e quindi sono lì che dico, oddio, devo fare attenzione a non prendere scivoloni o devo capire cosa devo fare o mettiamo subito le cose in regola con questa persona. Adesso anche lì dipende poi dal tipo di relazione che avete creato, ovviamente. Però ho molto la sensazione che qualcuno potrebbe proprio tendere, ragazzi, a forzare un pochettino le cose, trovare giustificazioni un po' che si, tipo sentendo le unghie sugli specchi, quindi come scuse più che tutto. Quindi fate attenzione a cosa dite, fate attenzione, siete molto cauti, ecco, mi viene da dire, soprattutto se avete intenzione di rifrequentare questo ex e avete già una relazione in piedi. Non dico che le cose vadano a buon fine, però sì che c'è questo revival interessante che effettivamente potrebbe farvi cadere le certezze che avete avuto fino ad adesso. Ipotesi, poi se questa rottura, questa torre c'è già stata ed è un ex che torna e voi siete già lì che state andando avanti con la vostra vita, potrebbe venirvi qualche dubbio in più su questa, allora non era veramente finita, allora quello che hai detto non era vero, ecco. In quel caso lì siate abili nel condurre voi la conversazione con questa persona per arrivare a sapere quello che volete sapere. Perché se non fate così è l'altra persona che vi gira
e vi porta dalla sua. Invece focus, rimanete focalizzati su voi stessi. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno che non si capisce bene, che può essere una relazione extraconiugale, apparentemente devo dire che la relazione, ho come la sensazione che cresca, o perlomeno avrete la sensazione che cresca, che sia qualcosa di stabile. Mm, però ragazzi, avete la luna, l'otto di spade, il due di spade, potrebbe essere una vostra proiezione. Vi dico, soprattutto se pensate di dover fare di più per rendere stabile la relazione, non credo che sia proprio quello il caso. Anzi, iniziate a fare di meno, iniziate a rompere gli schemi di comportamento, a trasformarvi per far arrivare questo imperatore, questa stabilità nella relazione. Cioè, se siete sempre voi che fate, come capite quanto l'altro è coinvolto? O l'altra? Per quello che riguarda invece le persone vicino a voi, quindi la famiglia, piuttosto che gli amici, piuttosto che i vicini di casa, sento che il clima sarà tutto sommato tranquillo, ma ho anche l'idea che molte volte, tipo, non risponderete al telefono, farete finta di non esserci, farete finta di dormire, vi negherete un pochettino. Mm, sì, ho come l'idea che farete più da spettatori che non da attori nel clima familiare o comunque con la gente intorno a voi. Sì, vi sento molto osservatori in questo mese. Per quello che riguarda invece la parte, diciamo, psicoemotiva del mese, Ehm, allora, quello che sento che vi farebbe bene è comunicare i vostri desideri, le vostre aspettative, i vostri obiettivi, i vostri sogni anche, proprio per osservare poi l'altra parte, come si comporta, cosa vi dice, come reagisce. Vi dico, vi sento più come se fosse, ok, qua sono io, e l'altra persona è come se avesse dei vantaggi ma anche degli svantaggi e voi in questo mese non vi muoverete più così tanto nei confronti degli altri in generale, ma starete un po' di più ad osservare come si muovono le cose senza il vostro intervento. Io ho un po' questa sensazione e così facendo arrivate comunque a un imperatore, a qualche cosa di più stabile. Cioè è come se vi rendeste conto che non dovete sempre essere voi a intervenire, e le cose comunque hanno preso un loro via, se vogliamo. Io la torre qua, ragazzi, non la sento negativa, eh. Anzi, forse è più un rompere delle barriere, mi viene da dire, perché qui abbiamo 6 di bastoni e la carta della forza, quindi secondo me è più un rompere delle barriere, effettivamente. E potrebbero essere queste barriere mentali. Quando c'è la luna, voi sapete che c'è come questa tendenza a vedere solo metà della realtà, l'altra metà non si vede e avete anche altre due carte che rappresentano una fanciulla bendata, quindi è proprio come se vi mancasse una parte di dati e anche il fante di spade girato al contrario, che è proprio colui che raccoglie le informazioni. Mi viene da dire che raccoglierete dati in questo periodo. Andiamo a vedere una possibile difficoltà che potreste avere in questo momento. Perché mi è difficile disimpegnarmi? Come vi dicevo, no? Il fatto che dovete probabilmente mettervi un po' da parte per vedere che non siete così indispensabili, o meglio, che le cose, che anche se voi vi prendete un momento di riposo, le cose vanno avanti lo stesso. E questo dice, perché mi è difficile divertirmi, svagarmi, distrarmi, potrebbe essere un po' la stessa energia, secondo me. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché voglio avere sopravvento sugli altri. Oh, che interessante. È come se per sentirvi al sicuro doveste gestire voi le cose, doveste mantenere il controllo.
o perlomeno questo è quello che credete. E invece questo mese vi servirà proprio per capire che no, non è così. C'è una frase in un mazzo di oracoli che ho, i Koan Zen, c'è un mazzo, c'è una frase che dice: se anche tu ti siedi, l'erba continua a crescere. Cioè, se anche noi ci prendiamo un riposo per un momento, la vita va avanti lo stesso. Ok? Quindi possiamo disimpegnarci, possiamo pensare a fare altro, anche a divertirsi. Tenete presente che questa frase potrebbe includere una credenza che dice che avere sopravvento sugli altri è sinonimo di potere. Fatemi sapere nei commenti. Riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. Infatti abbiamo anche un 3 di pentacoli qui che mi parla proprio di uno scarso amor proprio, come se ci fosse qualcuno che pensa di o non aver fatto un buon lavoro fino a questo momento e che quindi gli altri non siano in grado di andare avanti da soli, oppure soprattutto non lo so, magari se siete investitori pensate di non aver fatto abbastanza e che le cose così come sono non possano seguire da sole. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Osserva la tua conversazione, e conversazioni plurale. E qui può fare riferimento sia alle conversazioni che voi avete con gli altri, ma anche alle conversazioni che avete con il vostro bambino interiore, tra di voi, diciamo. E qua dice: osserva le conversazioni nelle quali prendi parte oggi. Sono produttive o c'è una cattiva intenzione? Sono piena di pettegolezzi o al contrario di informazioni stimolanti? L'obiettivo: riconosci la qualità dell'informazione con la quale alimenti la tua mente ogni giorno. Wow! Le proiezioni della luna, qui ragazzi. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ricerca. Questa fatina sta cercando di fare centro con la freccia ed è un po' come se vi dicesse: cercate qual è il succo, qual è la parte più importante, il cuore della situazione. Amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche fare lo stesso lavoro nella sezione degli abbonati. Sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero. Comunque anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, tratto temi di esoterismo, di metafisica, metamedicina, insomma, i titoli dei video si vedono, sono pubblici se vi volete rendere conto dei temi che vado via via trattando. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!